Oggi andiamo a vedere una strategia semplicissima, ovvero quella sulle divergenze. Ne ho già parlato, però ho fatto qualche ritocchino, nuovi aggiornamenti eccetera, quindi ho voluto ricondividere questa strategia un po' più completa con voi, cercando di fare un video appunto un po' più completo, e proprio per questo voglio dividerlo in 4 fasi. Adesso vi vado a spiegare fase per fase, la andiamo a vedere al grafico in modo molto semplice. Prima però mi raccomando un bel mi piace e l'iscrizione al canale. Vi spiego un attimo le 4 fasi come saranno divise. Nella prima fase andremo a vedere semplicemente gli indicatori che ci servono, come impostarli eccetera. Nella seconda fase andremo a vedere come visualizzare appunto queste divergenze sul grafico. Terza fase andremo a vedere effettivamente come aprire una posizione impostando stop loss e take profit. Quarta fase andremo a vedere proprio degli esempi sul grafico, quindi andiamo effettivamente più sul lato pratico. Ultime premesse prima di spostarci al PC: ovviamente vi ricordo che non sono consigli finanziari, sto soltanto condividendo la strategia che sto utilizzando con voi. Ovviamente cercate di fare più ricerche possibili, cercate di prendere più informazioni possibili, se è il caso di cercare comunque di adottarla su un conto demo, fare delle prove. Non è detto che perché sia andato in profitto per un tot di periodo sia la strategia 100% più vincente che ci sia, quindi mi raccomando, fate le vostre valutazioni. Adesso ci spostiamo al PC. Partiamo dalla prima fase, andiamo a vedere di quali indicatori abbiamo bisogno e quindi appunto andiamo nella nostra sezione indicatori. Cerchiamo il primo, ovvero indicatore di divergenza, e ce l'abbiamo qui. Io già ce l'ho inserito e qua sotto. Che cos'è? Non è nient'altro che un RSI, dove però ci viene segnalata la divergenza. Poi dopo vi spiego meglio magari come utilizzarlo. Infatti in tal caso potete utilizzare tranquillamente l'RSI, come vedete io ce l'ho qui, più che altro per fare l'occhio da soli, poi vi spiego il perché. Secondo indicatore di cui abbiamo bisogno, almeno ripeto che utilizzo molto io, sono Automatic Support e Resistance. Eccolo qua. Cosa ci va a creare? Appunto ci va a creare, non so se si vedono, cercherò di zoomare, queste linee tratteggiate. Appunto ci va a segnalare dei supporti e delle resistenze più importanti. Poi ovviamente non ce li va a segnalare tutti, oppure in time frame diversi ci sono appunto resistenze e supporti diversi, quindi bisognerà imparare a tenere d'occhio anche questo, però indicativamente ci aiuta un bel po'. Come vedete non utilizzo tantissimi indicatori ovviamente, però sto a guardare anche altre cose. Altra cosa che ci aiuta molto in questa strategia sono i pattern che si vanno a verificare. Appunto quelli ci possono aiutare a capire se la divergenza poi andrà in porto oppure verrà prolungata, come ad esempio è stata fatta qui, che ciò non vuol dire che andrà in porto comunque, però poi ci arriviamo a questo discorso, ci arriviamo in un secondo momento, proprio per capire quando è il momento giusto, se dove ci conviene aspettare o no. È da qui che ci spostiamo alla fase 2, quindi andiamo sul grafico, troviamo le nostre divergenze e vediamo dove si trovano, perché, come, quando. Andiamola a vedere da vicino. Allora, innanzitutto come si trova una divergenza? Eccola qua, come vedete qui ce n'è una qui sotto dove c'è scritto appunto BER, ci viene segnalata, poi è stata prolungata, però cominciamo dal primo punto. Da qui a qui c'è una divergenza, perché come vedete sul grafico da qui a qui c'è una salita, mentre invece nell'RSI ci viene segnalato il contrario. Come vedete qua scende e qua sale, e questa è una divergenza, qui ci siamo. Quando abbiamo capito questo dobbiamo capire come entrare. Come vedete io qui avevo aperto una posizione. Una volta trovata questa divergenza, poi dopo capiremo come entrare. Ovviamente, come vi dicevo prima, in questo indicatore di divergenza non è che ce lo segnala subito il BER e la divergenza, per questo io dicevo di imparare a guardarlo già prima, magari con l'RSI, senza indicatore, sapendo che non ci apparirà il segnale, possiamo fare un po' di pratica noi, e quindi quando vediamo questa situazione qui magari possiamo aspettare un pochino per conferma che sta tornando a scendere, allora lì possiamo dire si può entrare. Però se aspettiamo il segnale magari sarà troppo tardi. Che il time frame lavorare io solitamente la utilizzo sia sull'orario sia sui 15 minuti. Su quali monete lavorare si può adattare veramente a tutto. Io adesso la sto testando anche su, ad esempio, un po' su Forex, e vedo che mi piace anche lì. Cioè, non dico che funzioni sempre al 100%, ma stessa cosa anche qui. Poi sto perfezionando proprio per cercare di capire quando è che funziona al 100% e quando invece siamo un tantino insicuri. Quindi torniamo al nostro punto, diciamo che c'è questa divergenza, abbiamo aspettato anche quest'altra candela, stiamo aspettando quest'altra. Adesso bisogna capire perché qui è andata in porto, e ad esempio qui come vedete c'è una divergenza a bull, in questo caso dovremmo aprire in long, perché qui non è andata in porto, in questa zona qui dovrebbe essere, vediamo,
avremmo dovuto aprire il long e non c'è andata. Perché? Qual è il motivo? Andiamolo subito a vedere. Infatti, altra cosa da tener conto è appunto l'RSI. Quando si trova al centro, come vedete, solitamente per la strategia non è ottimale aprire la posizione, cioè come se il segnale non fosse valido, ma è valido quando ha già superato la linea dei 70 dell'RSI, oppure è sceso al di sotto dei 30 dell'RSI. Quindi questo è un altro puntino a favore che ci aiuta a capire quando può andare in porto e quando no. Altro trucchetto importante, come vi dicevo prima, perché ho messo l'indicatore di supporto e resistenze, perché ci possono aiutare appunto a capire quando effettivamente la divergenza può andare in porto e quando no. Ad esempio in questo caso, prima divergenza che avevamo trovato, andiamo sempre lì, vediamo che qui c'era una resistenza, infatti l'ha toccata una prima volta, l'ha toccata una seconda volta dove proprio effettivamente c'era anche il segnale di divergenza ed è sceso di nuovo. Adesso vediamo come entrare al mercato, come aprire la posizione, dove mettere stop loss e take profit. Ad esempio, perché io l'ho impostato così in questo caso. Andiamo a vedere in questo esempio quando sono entrato e quando ho impostato stop loss e take profit, come l'ho impostato. Allora, qui abbiamo visto che c'era un altro picco e quindi si era formata una divergenza. Aspettiamo magari la candela successiva per capire se continua a salire o effettivamente sta prendendo la direzione che serve a noi. In questo caso stava cominciando a scendere e in quest'altra candela sono entrato. Come ho impostato stop loss e take profit? Semplicemente lo stop loss l'ho messo basandomi sulla candela precedente, o comunque si può guardare un pochino indietro per vedere se ci sono degli altri punti un po' più altini, perché sappiamo che può fare dei movimenti strani il mercato, ci va a liquidare e poi scende, quindi stiamo sempre attenti a questo. Ho lasciato un po' di spazio qui, rapporto 1 a 2, quindi qui mettiamo che 0,50, qua andiamo a mettere all'1% circa, l'ho stato un pochino più largo, vabbè l'ho posizionato così a caso, ovviamente le operazioni le vado ad aprire su Bitget e come vedete è andato in porto qui. Quindi questo è solitamente come imposto io stop loss e take profit, diversamente dallo scorso video dove stavo più a guardare candele e tutto il resto. Quindi per ora veramente molto semplice e credo di essere stato chiaro. Adesso andiamo a fare un esempio proprio sul grafico, quindi stessa situazione di prima, vediamo qui questi due picchi e vediamo sotto nell'RSI che c'è questa divergenza. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a vedere un attimo, consideriamo anche le ombre, sì, vediamo questi nostri picchi, ok, ci interessa. Quindi vediamo che qui c'è una salita, mentre qui c'è l'RSI, ci indica che sta scendendo. Quindi per me la divergenza ci può stare e andiamo a vedere come entrare. Magari qui c'è stato il picco, come dicevo, aspettiamo l'altra candela per confermare che sta scendendo. Quando abbiamo visto che sta scendendo, dopo ancora la candela successiva, perché cerco di entrare proprio sul più sicuro possibile, si apre la posizione. Vado a vedere la candela precedente, in questo caso è qui, mi tengo un pochino più largo e anche qui 0,56 e qua facciamo che sempre rapporto 1 a 2, quindi l'1%, l'1 è qualcosa, dovrebbe essere 1,12 se non erro, sì, ce l'andiamo a prendere qui e vediamo, andiamo avanti e andiamo a vedere cosa succede dopo. Io adesso non mi ricordo, candela successiva, mantiene un poco ed ecco qua, presa. Adesso non mi ricordavo nemmeno di questa posizione, l'avevo eliminata prima, ok, perfetto, come vedete è stata presa in pieno, poi è risalito, ok. Va bene così, ci interessava questo punto qui. Ovviamente non è sempre così, sembra anche molto semplice, sinceramente lo è effettivamente guardare queste cose, però dobbiamo tener conto, come dicevo prima, di magari se ci sono notizie di mercato, se si sta formando qualche pattern, se siamo a ridosso di un punto, un supporto, una resistenza importante, magari sappiamo che ci può essere un rimbalzo così, in quei casi lì eviterei di entrare a mercato. Altra cosa per capire quando c'è una divergenza o no, e adesso ve la faccio vedere, questa ve la metto come bonus, è questa. Vediamo che qui c'è la divergenza. Come facciamo a capire se continuerà a salire oppure no? Adesso vi faccio vedere semplicemente. Basterà tracciare la nostra trend line qui, tracciata proprio con i piedi, però diciamo che si va a appoggiare su queste candele qui. Quando va a rompere qui possiamo entrare al mercato, quindi in questo caso saremmo entrati qui oppure aspettando che la candela si fosse chiusa
Va bene così. Comunque è importante che viene rotta questa trendline e possiamo capire che si va a scendere. Può essere uno dei metodi. Io non lo uso tantissimo, vi dico la verità, però molti utilizzano più questo che altro per capire se effettivamente la divergenza andrà in porto oppure verrà, per dirti, prolungata così che sale, scende e poi rischiamo di prendere gli stop loss. Questi sono i modi per entrare con più sicurezza e più precisione al mercato. Poi ripeto, a grandi linee è una strategia che 90% va in porto, difficilmente che la divergenza venga sballata. Ovviamente se andiamo sul grafico a un minuto, ovviamente le divergenze saranno molto più sporche, quindi magari sarà più difficile trovare quelle positive, cioè nel senso quelle che andranno in porto. Come vediamo qua c'è un bull, guardate, non veniva preso, quindi direi di lasciar perdere questi grafici a un minuto, 3 minuti, 5 minuti, già 15, già ok. Poi se le troviamo sul grafico orario, ancora meglio. La cosa che in questa strategia rompe di più, ovviamente, è la pazienza, perché ragazzi ci vuole pazienza, purtroppo sì. Per questo io cerco di accostare altre strategie a questa, per questo cerco di trovare sempre imparare altre cose, per questo cerco di tener conto di altro. Perché se vogliamo stare solo su questa, o dobbiamo avere 10 grafici aperti e trovare in ognuno quando si verifica la divergenza giusta e tutto il resto, oppure bisogna avere pazienza. C'è poco da fare, la pazienza è nostra amica. E ce la prendiamo. Da stamattina ho fatto forse 2 operazioni, non solo su BTC, e sono andate tutte e 2 in profitto. E non male, questa strategia mi sta aiutando veramente tantissimo, non sto utilizzando, ripeto, solo questa, cerco comunque di tenere conto di altre cose, e poi magari farò altri video su altre strategie, altre cose, però dalla challenge che avevo fatto con $10, aiutandomi appunto anche con questa strategia, siamo arrivati a un conto di, penso, 1.200 adesso, e veramente non male, cioè non me l'aspettavo, almeno per uno che non è un espertissimo di trading, non è... Secondo me può aiutare molto, può aiutare molto. Niente, spero che abbiate capito più o meno come utilizzo questa strategia e noi ci vediamo al prossimo video.